Ben ritornati a tutti sul mio canale. Devo scusarmi veramente per i quasi 2 mesi di assenza, ma purtroppo sono stato impegnatissimo a causa del lavoro. Ma finalmente ecco qui la seconda parte della serie di video sulla storia della New Japan Pro Wrestling. Nello scorso video abbiamo raccontato le origini della New Japan Pro Wrestling, il sogno di Antonio Inoki, che negli anni 70 rivoluzionò il wrestling giapponese fondando una nuova filosofia, lo strong style, uno stile realistico, duro e ispirato alle arti marziali. Abbiamo visto come la NJPW si sia affermata grazie a match leggendari, alla nascita dell'IWGP e alle collaborazioni con federazioni come WWF, NWA e WCW fino ai grandi eventi nel Tokyo Dome che ne sancirono la fama mondiale. Ora basta perderci in chiacchiere e partiamo subito con il video. Gli anni 90 sono una fase fondamentale per la NJPW, un'epoca in cui la compagnia raggiunge una nuova maturità tecnica e narrativa, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione. Dopo i fasti dell'era di Antonio Inoki e degli anni 80, la federazione affronta una transizione generazionale che si rivela vincente. Emergono tre figure destinate a lasciare un segno indelebile: Keiji Muto, Shinya Hashimoto e Masahiro Kono, soprannominati i tre moschettieri della NJPW. Questi atleti rappresentano la nuova linfa vitale della compagnia, ciascuno con uno stile unico ma con una comune dedizione al puroresu. Keiji Muto, noto anche come The Great Muta, è probabilmente il più carismatico dei tre. I suoi match combinano l'arte della narrazione giapponese con un'influenza estetica e tecnica derivata dalle esperienze negli Stati Uniti, in particolare nella WCW. Muta porta un elemento teatrale al ring, con il suo iconico face paint, la mistica Green Mist e un arsenale di mosse spettacolari come il Moonsault e la Shining Wizard. Il suo stile ibrido lo rende una figura ponte tra Oriente e Occidente e uno dei pionieri del wrestling moderno. Shinya Hashimoto invece è la forza brutale e implacabile del trio. Con un passato nelle arti marziali, porta nel ring un approccio stiff e realistico, fatto di colpi duri e una presenza fisica imponente. Hashimoto diventa simbolo di intensità e serietà, incarnando lo spirito combattivo del puroresu tradizionale. È amato per la sua autenticità e per l'energia grezza che trasmette ogni volta che combatte. Sarà uno dei wrestler con più regni da campione IWGP negli anni 90. Masahiro Kono invece è l'uomo dallo stile glaciale e strategico, conosciuto per la sua ring psychology. Evolve durante il decennio in un personaggio da cool heel, soprattutto dopo il suo passaggio al lato oscuro con l'adozione di look total black e l'influenza dell'NWO. Il suo stile diventa più metodico, centrato su sottomissioni e un controllo calcolato del ritmo dei match, rappresentando l'elemento cerebrale del trio. In parallelo all'ascesa dei tre moschettieri nella categoria heavyweight, la divisione junior heavyweight vive un'esplosione di popolarità grazie a una figura straordinaria, Jushin Thunder Liger. Liger, con la sua maschera ispirata agli anime e il costume colorato, diventa immediatamente riconoscibile, ma è sul ring che lascia il segno più profondo. Il suo stile è un mix esplosivo di tecnica, velocità e innovazione. Introduce mosse che in seguito diventeranno fondamentali per il wrestling moderno, come la Shooting Star Press e la Liger Bomb. Liger non solo innalza il profilo dei junior in Giappone, ma ispira direttamente intere generazioni di lottatori in tutto il mondo. Atleti come Chris Jericho, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Bryan Danielson e molti altri hanno citato Liger come una delle loro influenze principali. I suoi match, spesso spettacolari e pieni di ritmo, diventano un punto di riferimento anche per le compagnie estere, contribuendo alla reputazione della NJPW come scuola tecnica
tecnica di livello mondiale. Grazie a questa doppia spinta, quella dei Tre Moschettieri nei pesi massimi e quella di Liger nei pesi leggeri, la NJPW negli anni 90 consolida la propria posizione come leader del wrestling giapponese e si afferma anche come punto di riferimento internazionale. È un'epoca di grande equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione, tra star power e costruzione tecnica, tra showmanship e credibilità sportiva. Nei primi anni 2000 la New Japan Pro Wrestling attraversa uno dei periodi più difficili della sua storia. La compagnia, un tempo leader indiscussa del wrestling giapponese, entra in una fase di crisi causata da una combinazione di problemi economici, scelte dirigenziali controverse e un generale calo di interesse del pubblico verso il puroresu. Le arene iniziano a svuotarsi, le vendite di biglietti e merchandise calano sensibilmente, mentre anche le trasmissioni televisive perdono rilevanza. La crisi economica nazionale del Giappone aggrava ulteriormente la situazione. Una delle cause principali della crisi è legata alla gestione di Antonio Inoki, che negli ultimi anni del suo coinvolgimento diretto spinge fortemente per una fusione tra pro wrestling e arti marziali miste. È il periodo noto come Inokism, in cui i lottatori della NJPW vengono inseriti in match shoot contro fighter di MMA, spesso con esiti disastrosi. Questo approccio, pur cercando di rinnovare l'interesse del pubblico, finisce per minare la credibilità dei wrestler e confondere l'identità stessa della compagnia. Molti fan storici si allontanano, delusi da uno stile che tradisce la tradizione del puroresu. Nel frattempo, numerosi lottatori di punta decidono di lasciare la compagnia. Alcuni si trasferiscono in altre promozioni giapponesi, come la nascente Pro Wrestling Noah, mentre altri inseguono opportunità all'estero o si ritirano del tutto. La NJPW perde così gran parte del suo star power, rimanendo con un roster decimato e con un pubblico sempre più sfiduciato. Eppure, proprio in questo periodo buio, comincia a germogliare la rinascita. La dirigenza, pur con molte difficoltà, decide di tornare alle fondamenta del sistema NJPW, puntando sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani talenti. Il dojo della compagnia viene potenziato e diventa il fulcro della ricostruzione. Qui gli Young Lions, giovani apprendisti dal look e stile basilare, vengono sottoposti a un regime di allenamento rigoroso basato su disciplina, sacrificio e rispetto per la tradizione. Alcuni di loro, dopo i primi anni di apprendistato in Giappone, vengono mandati all'estero in quello che è chiamato excursion, per fare esperienza sui ring di Messico, Stati Uniti o Europa e tornare poi con un nuovo personaggio e una maggiore maturità sul ring. Da questo sistema emergono nuove stelle destinate a cambiare il volto della compagnia. Hiroshi Tanahashi in particolare diventa il simbolo della rinascita della NJPW. Carismatico, talentuoso e radicato nei valori classici del puroresu, riesce a riconquistare la fiducia dei fan e a riportare prestigio alla compagnia. Insieme a lui altri talenti come Shinsuke Nakamura, Tetsuya Naito, Katsuyori Shibata e Hiroki Goto iniziano a costruire una nuova generazione di protagonisti. Nel 2005 Antonio Inoki esce definitivamente dalla scena vendendo le sue quote e nel 2012 la NJPW viene acquistata da Bushiroad, un'azienda di media ed entertainment che porta nuova linfa, investimenti mirati e una visione moderna del marketing. La promozione inizia a valorizzare i propri eventi di punta come il G1 Climax e Wrestle Kingdom e a ricostruire la reputazione dei suoi titoli principali. Anche il mercato internazionale torna ad interessarsi della NJPW, segnando l'inizio di un'era di espansione globale. In sintesi, sebbene i primi anni 2000 siano stati segnati da una profonda crisi identitaria e strutturale, proprio in quel periodo la NJPW getta le basi della sua rinascita, puntando sui giovani, sul rispetto della tradizione e su un'attenta strategia di rilancio. Una crisi, dunque, che si trasforma in opportunità di rinnovamento e crescita.
Dopo un decennio difficile, segnato da crisi economica, confusione identitaria e la perdita di rilevanza a livello nazionale e internazionale, la New Japan Pro Wrestling vive negli anni 2010 una sorprendente e poderosa rinascita. A guidare questa nuova era non è solo una strategia aziendale efficace, ma soprattutto una nuova generazione di lottatori straordinari che riescono a riconnettere la compagnia con il suo pubblico storico, ma anche ad attirare una nuova audience globale. In prima linea, 3 nomi risplendono su tutti: Hiroshi Tanahashi, Shinsuke Nakamura e Katsuchika Okada. Il primo simbolo di questa rinascita è Hiroshi Tanahashi, spesso chiamato The Ace della NJPW, con il suo mix di tecnica sopraffina, carisma da idol giapponese e una resilienza emotiva che lo rende subito amato dal pubblico. Tanahashi riesce ad incarnare ciò che la NJPW vuole diventare: moderna ma rispettosa della tradizione. Dopo la fine dell'era Inoki, Tanahashi riporta stabilità e prestigio al titolo IWGP, protagonista di numerosi main event che ricostruiscono la fiducia del pubblico verso il prodotto. I suoi match contro avversari come Nakamura, Okada e Minoru Suzuki sono visti come veri e propri punti di svolta nella rinascita qualitativa della compagnia. Accanto a lui emerge Shinsuke Nakamura, l'uomo che porta l'arte del wrestling giapponese verso un'estetica completamente nuova. Nato nel sistema dojo della NJPW, inizialmente spinto come un prodigio tecnico, Nakamura si trasforma nel tempo in una vera e propria rockstar del ring. Il suo look stravagante, la gestualità teatrale e il mix di striking e grappling lo rendono unico. Con il suo stile chiamato Strong Style Reborn, Nakamura ridefinisce la categoria intercontinentale, rendendo l'IWGP Intercontinental Championship quasi tanto importante quanto quello massimo. I suoi match con Tanahashi, Naito e Kota Ibushi restano tra i più amati dell'epoca, ma il volto della nuova generazione che consacra definitivamente la NJPW sulla scena mondiale è Katsuchika Okada, soprannominato The Rainmaker. Rientrato in Giappone dopo l'esperienza di formazione negli Stati Uniti, Okada esplode nel 2012 a soli 24 anni, vincendo il titolo massimo IWGP, battendo proprio Tanahashi in un match che spiazza tutti. Con il suo look elegante, la mossa finale spettacolare e una maturità sul ring incredibile per la sua età, Okada inizia una dominazione tecnica e narrativa che durerà per oltre un decennio. Il suo stile, basato su tempi perfetti, storytelling epico e resistenza fisica, alza costantemente l'asticella della qualità nel wrestling mondiale. Il momento di consacrazione definitiva per la NJPW arriva con uno dei match più iconici del XXI secolo: Katsuchika Okada contro Kenny Omega al Tokyo Dome durante Wrestle Kingdom 11 nel gennaio 2017. Un incontro di quasi 50 minuti che fonde ritmo, narrazione, innovazione tecnica e pathos in un modo che conquista pubblico e critica. Il giornalista Dave Meltzer, storico recensore di match, assegna al match 6 stelle su 5, infrangendo il suo stesso sistema di valutazione. Nei mesi successivi i due daranno vita a una serie di incontri epocali, tra cui un Iron Man match di oltre un'ora nel 2018 che riceverà 7 stelle, diventando per molti fan il miglior feud della storia del wrestling moderno. Grazie a questa rinascita guidata dal talento e dall'identità forte dei suoi protagonisti, la NJPW diventa finalmente una compagnia con visibilità globale. Lancia un servizio di streaming proprio, NJPW World, collabora con federazioni americane come Ring of Honor ed AEW e attira l'attenzione anche del pubblico occidentale, in particolare grazie all'apertura verso il mercato inglese e statunitense. In conclusione, gli anni 2010 rappresentano una vera e propria età dell'oro per la New Japan Pro Wrestling. Grazie alla leadership carismatica di Tanahashi, al genio creativo di Nakamura e all'impero tecnico costruito da Okada, la NJPW non solo si riprende dalla crisi, ma si impone come una delle migliori compagnie di wrestling al mondo.
capace di coniugare spettacolo, tecnica e profondità narrativa in un modo che segnerà per sempre l'evoluzione del wrestling contemporaneo.